Bene, bentornati. La scorsa lezione abbiamo parlato del colonialismo europeo nel 6 e nel 700 in Asia. Adesso parliamo sempre dello stesso argomento, della dominazione dei poveri popoli nativi da parte delle potenze europee, però nelle Americhe. Una cosa però mi è sfuggita sull'Asia, il commercio che si sviluppa di prodotti cinesi nel 700 che raggiungono l'Europa. La Cina diventa straordinariamente popolare in Europa, l'Europa scopre la cultura di una grande civiltà, molti europei studiano il cinese, possiamo dire che la Cina è proprio di moda nel Settecento. Un grande illuminista, per esempio Voltaire, si dice che era sinofilo, si parla di sinofilia di Voltaire, perché ammirava per moltissimi aspetti la Cina. Dalla Cina arrivano prodotti che sono molto molto richiesti in Europa, come il tè, le porcellane. Voi capite che era molto raffinato consumare il tè proprio nelle porcellane originali cinesi, oppure prodotti come il rabarbaro, oppure i ventagli, i paraventi, moltissimi oggetti laccati. Chi secondo voi, soprattutto tra le potenze europee, commercia, porta, vende questi prodotti cinesi in Europa? Ovviamente avete indovinato la Gran Bretagna, che nel Settecento ormai è assolutamente dominante, sta conquistando l'India, l'abbiamo visto a partire dal Bengala. In realtà anche il commercio con la Cina diventa quasi una priorità della Gran Bretagna. Abbiamo visto che l'Olanda in declino si disinteressa del commercio in India, in Cina, per concentrarsi solo sull'Indonesia. Infatti ormai si può dire che dal 1760 in poi l'East India Company ha soppiantato la FOC, la compagnia olandese delle Indie orientali. Abbiamo visto poi nella scorsa lezione che l'East India Company sarà poi abolita dal governo inglese. Passiamo quindi alle Americhe. Naturalmente quando diciamo Americhe nel 400 e nel 500 diciamo esclusivamente Spagna e Portogallo. Spagna possiede tutti i territori dal Messico fino alla punta dell'America meridionale, tutti i territori dell'America Latina, tranne il Brasile che è portoghese. Come abbiamo detto nella lezione scorsa, siccome Spagna e Portogallo vanno in declino nel 600 e nel 700, si inseriscono nuove potenze. Vale anche in America, potenze che prima non c'erano. Prima gli olandesi, quindi Province Unite Olanda, poi immediatamente dopo francesi, Francia e Inghilterra, che vi ricordo dal 1707 diventa Gran Bretagna unendosi con la Scozia. La Spagna che cosa, aveva un'economia piuttosto primitiva nelle colonie americane, così come a casa propria, così come nella madrepatria. E abbiamo parlato in passato dello sfruttamento e dello sterminio degli indios in Sud America e Centro America. Abbiamo visto che c'è un dibattito sul fatto che si tratti o meno di uno sterminio da parte degli spagnoli, perché in realtà molti dicono che non fu uno sterminio intenzionale. Gli indios erano deboli, non avevano gli anticorpi contro le malattie, morivano facilmente una volta che erano adibiti al lavoro pesante, per esempio nelle miniere o nelle piantagioni, e morivano anche di semplice influenza, morivano facilmente, non avevano gli anticorpi contro le malattie portate dagli occidentali. Resta il fatto che, come abbiamo visto in passato, muoiono a milioni gli indios. L'economia spagnola in Sud America era primitiva come nella madrepatria. Era un'economia di rapina, non un'economia produttiva, non un'economia che trasforma la materia prima in merce, non vi erano strutture industriali nelle colonie spagnole nel centro e nel Sud America. Il primo elemento dell'economia spagnola in Sud America erano le miniere, l'estrazione di oro e di argento dalle miniere. Abbiamo detto già più volte che con questo oro e argento, metalli preziosi, la Spagna e le colonie spagnole in America acquistavano ogni tipo di merci dai mercanti stranieri, merci che gli spagnoli non erano in grado di produrre al loro interno.
nel 500, all'inizio del 600, grandi arrivi di oro e argento, soprattutto di argento, nel porto di Siviglia. Però poi abbiamo una crisi dal 1630 al 1660 almeno, abbiamo una crisi del tesoro americano. Queste miniere si esauriscono, d'accordo? Le miniere d'argento si trovavano soprattutto nella zona di Potosí, nell'attuale Colombia, e poi in Messico. Ricordate che c'era persino qualcuno, poi smentito, insomma, non creduto molto, che sosteneva che addirittura la crisi economica del 600 in Europa dipendesse in buona parte dalla crisi dell'oro e dell'argento provenienti dall'America spagnola. Ci fu una forte contrazione in questo periodo dell'estrazione, quindi dell'arrivo in Spagna di oro e argento. Secondo molti storici questo non deve essere esagerato, perché in realtà, come abbiamo visto la scorsa volta, sempre più oro e argento non arrivava in Spagna, ma prendeva altre vie. Quindi noi abbiamo, attenzione, i dati ufficiali dell'oro e argento e dell'oro e dell'argento che arrivano in Spagna, a Siviglia, soprattutto il porto di Siviglia. E questi dati ufficiali indicano un calo nettissimo tra il 1630 e il 1660. Però non si considera il fatto che molti di questi metalli preziosi finivano ai mercanti stranieri che vendevano di contrabbando, d'accordo, nelle Americhe, quindi non arrivavano in Spagna. Poi molti di questi metalli preziosi, di cui non abbiamo grandi indicazioni, l'abbiamo già detto la scorsa lezione, andavano anche nelle Filippine, perché anche le Filippine, come le colonie spagnole in America, avevano bisogno di tutto, acquistavano qualunque tipo di merci, prima dai portoghesi, poi dagli olandesi, poi dagli inglesi, no? In Asia. E allora che succede? Il secondo elemento di questa economia veramente primitiva, preindustriale, che resterà sempre preindustriale, delle colonie spagnole in America, era l'allevamento del bestiame. Allevamento gestito in maniera assolutamente primitiva, arcaica, allevamento allo stato brado all'interno di grandissimi territori con una grande proprietà latifondista, d'accordo? Magari di grandi nobili, grandi possidenti ricchissimi, allevamento allo stato brado. Gli spagnoli amavano moltissimo mangiare carne, più di qualunque altro paese europeo. E quindi che cosa fanno? Voi sapete che animali come i bovini, animali da cui ottenere la carne da mangiare non esistevano, no, al momento della scoperta dell'America, vengono importati dagli europei. Quindi che succede? Gli spagnoli importano moltissimi animali, soprattutto mandrie di bovini, che non trovando avversari naturali in altre specie biologiche in America, si moltiplicano facilissimamente, milioni e milioni di capi di bovini, d'accordo? Grande latifondo e allevamento di bovini all'interno di questi possedimenti, questi grandi proprietari latifondisti che vengono chiamati rancheros o vaqueros. Rancheros e vaqueros, questi grandi latifondisti di proprietari di immensi territori dove pascolano queste mandrie di bovini. Questo tipo di società, voi direte, noi l'abbiamo vista nei film western, certamente l'abbiamo vista nei film western, però pensate che nell'America spagnola, in Sud America, questo tipo di società esisteva 2 secoli prima rispetto al Nord America inglese, poi agli Stati Uniti, delle grandi praterie. L'America spagnola si popola piano piano perché si tratta di territori immensi. Ad un certo punto si arriva in Argentina. L'espansione dei coloni spagnoli è frenata, è ritardata dalla resistenza degli indigeni, in particolare di una tribù che si chiama Araucani in Cile, che davvero combatteranno efficacemente
contro gli spagnoli. Alla fine la resistenza degli araucani cessa di fronte alle armi da sparo degli spagnoli, e gli spagnoli riescono pian piano, perché sarà lentissimo questo processo, a popolare una nuova regione che chiameranno Rio de la Plata, che ovviamente è l'Argentina di oggi. Fate attenzione, l'Argentina è l'ultimo territorio popolato dagli spagnoli in Sud America. Rio de la Plata, la plata, cioè l'argento, in realtà è solo un sogno, non c'era l'argento in Argentina, e il principale fiume dell'Argentina fu chiamato Rio de la Plata, il territorio Rio de la Plata, ma l'argento non c'era. Questo è singolare. Tuttavia le immense praterie argentine si prestano bene appunto all'allevamento di questi milioni di capi di bovini e altri animali controllati dai cowboys spagnoli. Sapete come si chiamavano i cowboys spagnoli a cavallo che gestivano e controllavano l'allevamento di animali? Si chiamavano gauchos, forse qualcuno di voi lo sa. Nel 700, a differenza del 600, si riattivano molte miniere nell'America spagnola. A partire dal 1720 non solo vengono riattivate, vi ricordate, le miniere d'argento che vi erano in Perù e nell'attuale territorio della Bolivia, il Potosí che abbiamo nominato prima, ma vengono scoperte anche nuove miniere, questa volta d'oro, in Messico, quindi riprende l'afflusso di metalli preziosi dall'America fino alla Spagna, la madrepatria, cosa che dà soltanto l'illusione della ricchezza, provoca alta inflazione e giustifica in qualche modo, fornisce la giustificazione alla Spagna per non produrre assolutamente niente. Gli spagnoli dicono: vabbè, sono i mercanti stranieri che ci portano ogni tipo di merci, che problema c'è? Noi abbiamo un sacco di oro e d'argento e paghiamo qualunque cosa, gli altri producono per noi, non si accorgono gli spagnoli che così si va verso ovviamente la catastrofe, d'accordo? Abbiamo visto, non ci sono soltanto le colonie spagnole, c'è anche il Brasile portoghese. Secondo voi il Brasile portoghese è estremamente più moderno dell'America coloniale spagnola? Assolutamente no. Anche qui, a parte che il Brasile portoghese era molto molto spopolato, fino a un certo periodo serviva soltanto come base da parte dei portoghesi per poi arrivare in Africa, in Sudafrica. In realtà vengono impiantate delle piantagioni, vengono realizzate delle piantagioni in Brasile dai portoghesi, in particolare le piantagioni di zucchero, ma lo zucchero non riuscirà mai a reggere la concorrenza, che tra poco vedremo, dello zucchero prodotto nelle Antille, e quindi i portoghesi, come gli spagnoli, neppure l'economia di piantagione, neppure la più semplice delle economie di piantagione riuscivano a realizzare. Anche in Brasile si scoprono delle miniere d'oro, in Brasile portoghese, nella zona di Minas Gerais. Anche i portoghesi importano metalli preziosi oppure li utilizzano nel Portogallo stesso per acquistare merci dai mercanti, dalle navi dei paesi stranieri. Le Antille, molto importante, le Antille o i Caraibi. Nel 600 la Spagna inizia a perdere alcuni territori nelle Antille perché appunto si inseriscono olandesi, ma soprattutto francesi e inglesi, che sono molto più forti di una Spagna che ormai nel 600 è in declino. Ricordate che le Antille sono tra i primi territori colonizzati, è lì che sbarcò, no? Cristoforo Colombo. Ci sono le isolette, ma Cristoforo Colombo, ricordate, andò anche a Cuba, e le grandi Antille della Spagna erano Cuba, Santo Domingo, Porto Rico, Giamaica, d'accordo, erano state colonizzate dalla Spagna. Attenzione, sin dall'inizio la Spagna non aveva colonizzato le piccole Antille. Perché? Alla Spagna sembrava difficile perché le piccole Antille erano abitate da indigeni particolarmente bellicosi, che venivano chiamati Caribi.
Attenzione, questi caribi erano molto primitivi, andavano in giro praticamente nudi, ma erano terribili perché combattevano con delle cerbottane, con delle armi, con delle cerbottane con cui sparavano dei proiettili velenosi, d'accordo? E quindi uccidevano sparando questi proiettili, lanciando questi proiettili con delle cerbottane. Inoltre, se ti catturavano, ti mangiavano. I caribi erano cannibali. Infatti, attenzione, la parola cannibale deriva proprio da questo popolo qua. Molti non lo sanno, dai Caribi deriva la parola cannibale. Non solo, ma anche la parola Caraibi, Mar dei Caraibi. Lo sapete che i Caraibi sono la stessa cosa delle Antille, dite Antille, dite Caraibi, è la stessa identica cosa. Anche il nome Caraibi deriva da questi Caribi. Voi sapete, in italiano di Caribi è diventato Caraibi, però in altre lingue, no? È rimasta la I. Per esempio in inglese come si dice Mar dei Caraibi, no? Caribbean Sea, non vorrei sbagliare. Allora, insomma, questi Caribi sono temibili. All'inizio, 400, 500, nel 400, nel 500, la Spagna non occupa le piccole Antille. Nelle Grandi Antille la Spagna fa le piantagioni, lì c'è un clima tropicale con elevata piovosità ma anche alte temperature, quindi le Grandi Antille come Cuba, Santo Domingo eccetera, Giamaica sono adattissime per le piantagioni di zucchero ma anche di caffè, ma anche di tabacco, però sostanzialmente veniva prodotto soprattutto zucchero, veniva prodotto anche l'indaco. Sapete, l'indaco è una pianta importantissima per la tintura, per la colorazione delle merci, però ben presto l'indaco andò in declino nelle piantagioni dei Caraibi perché fu poi impiantato con maggior successo in Asia, in Bengala, ovviamente dagli inglesi, ma anche in altri posti dell'Asia. Zucchero che però, sapete, gli inglesi come i portoghesi in Brasile non erano molto moderni, non erano molto bravi nel produrre niente e quindi anche qui le piantagioni di zucchero spagnole non decollano. Quindi arrivano francesi, inglesi, olandesi a metà del 600, anche prima, inizialmente occupano le piccole Antille, gli spagnoli non le avevano occupate, anche gli olandesi. Sapete che ancora adesso vi sono delle isole delle Antille che fanno parte dell'Olanda. Gli inglesi occupano isolette come Saint Kitts o le Barbados, i francesi occupano isolette come Martinica, Dominica, Guadalupe. Voi direte, ma c'erano i Caribi, questi terribili cannibali. A differenza degli spagnoli, i francesi e inglesi li sterminarono molto facilmente. E allora nel 1655 la Spagna perde due importanti territori. Nello stesso anno la Giamaica viene conquistata dall'Inghilterra e attenzione, la metà occidentale di Santo Domingo, che verrà chiamata Haiti, viene conquistata dalla Francia. Nello stesso anno, 1655, Giamaica all'Inghilterra, Haiti alla Francia. Inglesi e francesi, che erano molto più tecnologici e avanzati degli spagnoli, riescono qui a far decollare le piantagioni che gli spagnoli non hanno fatto decollare. In particolare Haiti diventa l'isola dello zucchero. La Francia si arricchisce moltissimo esportando zucchero in Europa da Haiti, che è, ripeto, la metà occidentale di Santo Domingo. La metà orientale di Santo Domingo continua a chiamarsi Santo Domingo e continua ad appartenere alla Spagna, quindi enorme successo della canna da zucchero ad Haiti. E qui nasce anche la famosa pirateria inglese in Giamaica e nelle Antille, nei Caraibi, sia inglese che francese. Inglesi e francesi useranno sempre i pirati contro gli spagnoli, cosa che forse voi sapete perché avete visto il ciclo di film Pirati dei Caraibi, no? Che parla proprio di questi eventi. Allora, abbiamo visto che gli indios non erano adatti ai lavori pesanti,
morivano subito, sia nelle miniere sia nelle piantagioni. In particolare gli indios delle Antille, l'abbiamo detto anche in passato, gli indios nativi dei Caraibi morirono tutti, cioè si estinsero, d'accordo? Si estinsero. E allora quelli che hanno la pelle nera adesso nei Caraibi, da chi discendono? Attenzione, non dai nativi trovati da Cristoforo Colombo che sono tutti estinti, ma lo sapete bene, dagli schiavi neri che vengono dall'Africa, in particolare dal Golfo di Guinea. Ha successo la terribile tratta degli schiavi. Gli indios non sono in grado di lavorare. Tra l'altro questo, secondo alcuni storici, è uno dei motivi anche delle crisi delle miniere d'argento spagnole che abbiamo visto in precedenza. Secondo molti storici la crisi sarebbe anche determinata dal fatto che gli indios adibiti a lavorare in condizioni terribili come schiavi in quelle miniere morivano molto facilmente, quindi non vi erano più schiavi, non vi era più personale in posti anche abbastanza spopolati come il Perù, l'attuale Bolivia e così via. Quindi che succede? Il traffico degli schiavi. Tutte le potenze europee si riforniscono di schiavi, attenzione, una cosa terribile, una macchia sicuramente nella storia europea, nella storia occidentale. La tratta degli schiavi inizia praticamente già a metà del 400, quando i portoghesi conquistano le prime isolette a largo dell'Africa, come Isole Capoverde, eccetera. Chi porta gli schiavi nelle Americhe nel 500 sono soprattutto i portoghesi. Nel 600 ovviamente portoghesi in declino, chi si inserisce? Bravi, gli olandesi, anche i francesi. Nel 700, attenzione, olandesi e francesi continuano a portare schiavi dall'Africa, dal Golfo di Guinea nelle Americhe, però la più importante, purtroppo, potenza schiavista è l'Inghilterra. L'Inghilterra porta nel 700 la maggior parte degli schiavi dall'Africa in America. Schiavi neri, la cui tratta aumentò moltissimo proprio nel 700, anche nei decenni finali del 700. Ricordate che a seguito della guerra di successione spagnola, l'abbiamo visto, proprio nel trattato di pace, gli inglesi, che ormai erano britannici, si erano trasformati in Gran Bretagna, ricordate, avevano firmato l'Asiento, il contratto con la Spagna per rifornire il regime di monopolio, le colonie spagnole in America di schiavi, quindi dopo il 1713 saranno solo gli inglesi, proprio per via di un trattato internazionale con la Spagna, a rifornire di schiavi le colonie spagnole nell'America Latina. Gli schiavi destinati a lavorare nelle piantagioni soprattutto, ma anche nelle miniere. Gli storici hanno fatto delle stime. Il numero di schiavi neri deportati dall'Africa aumenta costantemente nel tempo fino ad arrivare alla cifra record di 6 milioni di uomini trasportati nelle Americhe dall'Africa nel 700, molti di più rispetto ai secoli precedenti. La Spagna, tra parentesi, è l'unica potenza europea che non ha mai fatto commercio degli schiavi, quindi li doveva per forza comprare da qualcun altro, non perché gli spagnoli fossero più buoni, ma perché erano più incapaci, non riuscirono mai a conquistare delle basi solide in Africa e a fare il commercio degli schiavi. Nel 700 le piantagioni delle Antille diventano anche piantagioni di caffè e di cotone, esattamente come lo zucchero, anche il caffè e il cotone esauriscono facilmente la terra, hanno bisogno sempre di nuove terre e questo comporta, come abbiamo visto per gli olandesi in Indonesia, un impatto ambientale devastante, deforestazione, desertificazione, addirittura cambiamenti climatici. Ma alle potenze coloniali questo, diciamo, non interessava. L'Inghilterra era ormai padrona della maggior parte del commercio mondiale, nel 700 stava conquistando l'India. Abbiamo visto come commercio dalla Cina un sacco di prodotti. Pensate che alla fine del 700
l'Inghilterra porta in Europa dall'India anche cotone grezzo, quindi anche gli inglesi fanno economia di piantagione in India, e persino l'oppio. L'oppio portano in Europa l'oppio dall'India nel 700. Vedremo nelle lezioni dell'Ottocento come l'Inghilterra riuscirà a scardinare la Cina e a conquistare molti territori, a vincerla attraverso l'introduzione dell'oppio in Cina, che distruggerà la struttura familiare e sociale della Cina, ma questo riguarda ovviamente l'Ottocento. La tratta degli schiavi è una tratta squisitamente commerciale, che significa che le navi europee, per esempio inglesi, arrivano in determinati porti dell'Africa, acquistano degli schiavi che sono già schiavi. Fate attenzione perché è importante. La schiavitù non l'abbiamo inventata noi. Le tribù africane da tempo, da secoli, combattendosi tra di loro, acquistavano gli schiavi, i prigionieri di guerra del nemico, cioè si schiavizzavano tra di loro. Quindi arrivano gli europei che vogliono gli schiavi. Che succede? Che molti capi africani diventano mercanti di schiavi, cioè vendono i loro schiavi agli europei, d'accordo? Quindi gli europei a volte non devono neanche scendere dalla nave, d'accordo? Vanno in queste città schiaviste africane, i capi africani portano loro gli schiavi nel porto in cambio di qualcosa che gli europei danno. Adesso vedremo che cosa danno in, in cambio. Allora, gli europei si giustificano proprio in particolare utilizzando proprio questo argomento, cioè loro dicono: noi acquistiamo degli schiavi che erano già schiavi in Africa, non trasformiamo uomini liberi in schiavi, quindi noi prendiamo degli schiavi che sono già schiavi, quindi li acquistiamo regolarmente. Poi il libero mercato, no? È qualcosa da rispettare al massimo, quindi come acquistiamo una merce, acquistiamo anche una merce umana. Li paghiamo, è una libera e volontaria transazione commerciale. Tra noi diamo qualcosa in cambio, i capi africani danno delle merci, cioè degli uomini che sono possedute da loro, quindi una libera transazione commerciale. Poi si giustificano dicendo che in ogni caso le condizioni degli schiavi neri portati dall'Africa in America erano migliori di quelle che loro sopportavano in Africa. Ovviamente su questo dobbiamo vedere. Poi ovviamente c'è una giustificazione religiosa fornita da molti uomini di chiesa o comunque da molti proprietari di schiavi o mercanti di schiavi cristiani, sia cattolici sia protestanti. Ovviamente la giustificazione religiosa è quella di salvare le anime. Salviamo le anime di schiavi neri in Africa che non sono cristiani, noi li battezziamo, li educhiamo al cristianesimo cattolico protestante, quindi salviamo la loro anima, facciamo del bene. Ci sono tante altre giustificazioni. In realtà è provato che la tratta negriera dall'Africa alle Americhe abbia danneggiato pesantemente le società africane in vari modi. Prima di tutto, i capi africani che vendono gli schiavi ovviamente sanno che gli europei ne hanno bisogno in maggiore quantità, e allora che fanno? Ovviamente moltiplicano le guerre, cioè i popoli africani tra di loro intensificano le loro guerre, le distruzioni, perché hanno bisogno di un sempre maggior numero di schiavi e quindi di prigionieri, e quindi si attaccano, si disgrega la società africana per questo motivo. Inoltre, attenzione, molti schiavi che vengono portati in America ovviamente sono uomini giovani e quindi tolgono proprio le forze vitali alle società africane. Inoltre, molti di questi capi africani diventano proprio essi stessi dipendenti dal traffico degli schiavi, non possono farne a meno, altrimenti sarebbero sconfitti, hanno bisogno del traffico degli schiavi, d'accordo? Perché che cosa davano in cambio gli europei in cambio di schiavi? Davano merci di poco valore, vecchie armi, tessuti, tessuti di lana o di cotone, vetri, metalli, oggetti di metallo, cose insomma
di poco valore per gli europei, ma per gli africani, i capi africani erano di enorme valore. Una volta imparato l'uso delle armi, ogni capo africano aveva bisogno di sempre più armi per la propria sopravvivenza, altrimenti sarebbe stato sostituito, sconfitto da qualcun altro, d'accordo? Sapete forse perché è famoso che il traffico aveva una natura triangolare. Questa è l'Africa, questa è l'Europa e questa Af è Africa, è America, d'accordo? Dall'Europa arrivavano con le loro navi in Africa, ok? Cosa facevano? Davano questi prodotti, vi ricordate, di scarsa qualità in cambio di schiavi, ok? Gli schiavi arrivavano in America. In America, invece, i negrieri ottenevano molte monete d'oro e d'argento in cambio degli schiavi, o più spesso ottenevano prodotti come il cotone, oppure lo zucchero, oppure il rum, che poi portavano con le loro navi in Europa e vendevano guadagnandoci moltissimo, capite? Per acquistare gli schiavi utilizzavano questi prodotti di poco valore. Quando però dall'America, quando però li vendevano in America, ricevevano prodotti come il cotone, il rum, lo zucchero, oppure monete di metallo, di molto maggior valore. Quindi l'arricchimento era eccezionale, d'accordo? Attenzione, uno dei tre vertici del triangolo in America poteva variare perché gli schiavi arrivavano in America del Sud, oppure arrivavano in America del Nord, oppure arrivavano nelle Antille, però molto spesso arrivavano prima nelle Antille, cioè le Antille, le isole delle Antille erano come dire un luogo di smistamento di tutti gli schiavi che arrivavano in America, anche quelli destinati ad andare in altri posti diversi dalle Antille, capite? Gli schiavi subivano, come dire, una specie di iniziazione, venivano ridotti a cose, a oggetti, restavano nelle Antille per alcune settimane, alcuni mesi, in cui veniva loro spiegato, insomma, spiegato con l'uso della forza, ovviamente, che loro erano soltanto oggetti, che loro erano soltanto merci, che loro dovevano obbedire in tutto e per tutto all'uomo bianco. E quindi loro, diciamo, purtroppo acquisivano questo, venivano massacrati, venivano puniti, venivano frustati, venivano abituati a diventare oggetti e a diventare da tutti i punti di vista servili, attraverso un indottrinamento e eh, una serie di violenze fisiche terribili, d'accordo? L'ultima cosa che diciamo dello schiavismo, ecco, per esempio, c'è un film, posso fare riferimento a un film? Il film di Spielberg, no? Amistad, vi ricordate? Fa vedere la verità. Ricordate che all'inizio del film i mercanti di schiavi arrivano in grandi città costiere, con grandi scalinate, e non fanno altro che aspettare che i capi neri africani portino loro, l'avete visto il film Amistad, centinaia e centinaia di schiavi incatenati che appunto erano già schiavi e vengono acquistati dall'Europa. Ricordate il protagonista, uno dei protagonisti del film Amistad, lo schiavo che poi viene liberato e torna a casa sua in Africa? Noi abbiamo le prove che quello che poi si era liberato dalla schiavitù illegale, no, negli Stati Uniti d'America, tornato in Africa, il protagonista del film di Spielberg, Amistad, si mise anche lui a fare commercio degli schiavi in Africa, perché il commercio degli schiavi tra gli africani era estremamente diffuso. Quindi attenzione, non siamo solo noi occidentali cattivi, non abbiamo inventato noi il commercio degli schiavi in Africa. Tra l'altro gli arabi avevano praticato il commercio degli schiavi in Africa almeno 5 secoli prima degli europei e avevano devastato, a causa della tratta degli schiavi, anche di donne, giovani donne destinate agli harem, avevano devastato numerose civiltà dell'Africa orientale. Quindi ovviamente gli occidentali arriveranno sull'Africa occidentale, gli arabi penetrano in Africa e si riforniscono di schiavi dall'Africa orientale molti secoli prima degli europei. La religione islamica, anche il Corano oppure i detti del profeta nella Sunna, ammettono e autorizzano la schiavitù.
Non solo, ma la tratta degli schiavi in Africa riprende fortemente nel Settecento, proprio quando è al massimo livello tra le potenze europee. Non solo, ma vi dico anche un'altra cosa, che gli arabi continuarono in maniera intensiva a fare traffico degli schiavi in Africa orientale anche nel corso dell'Ottocento, quando ormai tutte le potenze europee avevano abolito il traffico degli schiavi. Attenzione, non tutte le potenze europee nell'Ottocento abolirono subito la schiavitù. In alcuni paesi fu abolita nella seconda metà dell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, sì, però attenzione, nell'Ottocento, nel XIX secolo, tutti i paesi europei avevano abolito perlomeno la tratta degli schiavi, cioè il commercio internazionale degli schiavi, mentre gli arabi lo praticavano ampiamente nei loro paesi e anche in Africa. Questo per dire attenzione alla storia politicamente corretta, che è falsa. La tratta degli schiavi, lo schiavismo è una macchia, sicuramente una cosa assolutamente criticabile, ingiustificabile dal punto di vista dei nostri parametri odierni, della storia dell'Occidente, delle potenze europee e degli Stati Uniti. Ma non è solo l'Occidente ad aver fatto traffico degli schiavi dall'Africa, e l'Occidente, le potenze occidentali non sono state neanche le prime a farlo. Bene, nella prossima lezione ci occupiamo finalmente delle colonie inglesi in Nord America, che poi si trasformeranno in Stati Uniti d'America, rendendosi indipendenti con una famosa guerra, la guerra d'indipendenza americana. Alla prossima.